Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È il momento di addentrarci in dettaglio nella vita dell'imperatore bizantino. Sarà un bel viaggio che ci porterà a scoprire i vari parallelismi biografici che lo legano a Gesù Cristo. Le principali fonti che ci parlano degli eventi che interessano la famiglia imperiale dei Comneni, da cui si possono ricavare i vari parallelismi, sono le opere degli storici bizantini Giovanni Cinnamo e Niceta Coniata, anche se è bene tenere a mente che probabilmente sotto il nome di questi storici si nascondono uno o più editori vissuti nei secoli più tardi del Medioevo che hanno revisionato le opere originarie per adattarle meglio alla nuova versione storica introdotta. Questo lo si può notare da alcuni dettagli inseriti che trasformano la geografia ed i luoghi dove avvennero gli eventi, come ad esempio l'identificazione di Zargrad con Costantinopoli, che ora sappiamo essere stata edificata soltanto più tardi. La stessa cattedrale di Hagia Sophia sarà costruita più tardi ed inoltre sono stati aggiunti riferimenti ad armi da fuoco sotto il termine fuoco greco, cioè cristiano, che ci riportano direttamente al XIV secolo, epoca in cui venne inventata la polvere da sparo per mano di Sergio di Radonez, che permise al Khan Dmitri Donskoi, alias l'antico Costantino I, di vincere la battaglia di Kulikovo del 1380, dichiarando il cristianesimo apostolico vincitore a discapito del cristianesimo ancestrale reale che prevedeva la divinizzazione della famiglia reale. Inoltre, nelle prime righe della cronaca di Coniata emerge uno stile di scrittura proprio di epoche più tarde, uno stile florido, testimonianza di una scuola letterale tarda molto sviluppata. Ad esempio, la storia è stata inventata per il bene comune di tutti nella vita. Le persone che aspirano alla perfezione possono trarne molti benefici. Conoscendo gli eventi del luogo passato, spiega le proprietà umane e impartisce una varietà di esperienza a chi ha un animo esaltato e nutre un innato amore per il bene. Mettendo in ridicolo il vizio ed esaltando la virtù, mantiene per lo più gli uomini inclini al bene e al male e li incoraggia a riuscire nel bene. Inoltre è importante sottolineare come in entrambe le cronache emerge un atteggiamento fortemente negativo nei confronti di Andronico, probabilmente derivato dal fatto che chi scrisse le cronache originarie faceva parte della fazione che spodestò e uccise l'imperatore. Allo stesso tempo però soprattutto Coniata non evitò di testimoniare anche le qualità di Andronico ed è anche da questi dettagli che si possono scorgere numerose similitudini con il profeta dei Vangeli. La versione di Giovanni Cinnamo ci viene in soccorso per fortuna per chiarire alcune parti abbastanza confuse ed inesatte dello scritto di Coniata. Nelle sue cronache si sono conservati meglio dei dettagli interessanti che probabilmente nella revisione più tarda di Niceta sono andati perduti ed anche il racconto narrato nei Vangeli si arricchisce di informazioni in più. Il primo dettaglio che emerge infatti riguarda il grado di parentela tra Andronico ed il re Manuele. Coniata ci dice che i due erano cugini, mentre Giovanni Cinnamo, predecessore, ricordiamolo, di Coniata, afferma ripetutamente che Andronico era nipote di re Manuele. Ad esempio, in una frase scrive: Ducas venne al nipote del re, Andronico, sotto il cui comando prestò servizio, quando quest'ultimo, tornato dalla Tauroscizia, cioè dalla Rus, dalla Crimea, ricevette il perdono dal re. Quindi Andronico proveniva dalla generazione successiva ed era più giovane di Manuele, e questo si accorda perfettamente con le descrizioni iniziali del Vangelo, secondo le quali Erode, cioè il re Manuele, era più vecchio del giovane Gesù, e cioè Andronico. Cinnamo, come anche Coniata del resto, ci spiega che il rapporto tra i due era altalenante. Nei periodi di pace Re Emanuele era solito elogiare il nipote pubblicamente e gli faceva dei doni. Assegnò anche dei compiti importanti ad Andronico, nominandolo tra le altre cose governatore delle regioni balcaniche. A questi periodi di pace si alternavano poi dei lunghi periodi costellati da litigi. Cinnamo ci dice che Re Emanuele non evitava di sgridare il nipote pesantemente, come quando il giovane Andronico venne ricevuto in privato e venne rimproverato per la sua negligenza negli affari militari, denunciando i suoi prematuri piaceri.
Riporta anche che non è sicuro di quando Andronico iniziasse a covare segretamente dentro di sé il desiderio di spodestare il re. Manuele non era immune dalla paura di essere spodestato da Andronico, e questo ci viene raccontato anche nei Vangeli, dove leggiamo che Erode aveva paura di Gesù come possibile concorrente al trono. Non ci volle molto perché Andronico Cristo ereditò questo desiderio da suo padre Isacco, che tentò di spodestare il re, che in quel caso era il fratello, Giovanni II Comneno, padre di Manuele. Per questo infatti Isacco dovette scappare in esilio, e fu probabilmente in questa occasione che si rifugiò nella Rus e sposò la principessa Anna, figlia del Cana Epa, e cioè la Vergine Maria. Ma questa è un'altra storia che vedremo nel dettaglio più avanti. Continuando con i parallelismi, lo stesso nome accomuna le figure di Andronico e di Gesù Cristo. Andronico è un nome greco ed è composto da due parti, Andros che significa uomo e Nik o Nika che significa vincitore. Letteralmente il suo nome significa uomo di Nicea o uomo vittorioso. Ora, lo stesso Gesù Cristo nei Vangeli parla di sé in terza persona, usando quasi sempre le parole il figlio dell'uomo. Nel Vangelo infatti è scritto: Gesù gli disse: le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo hanno i nidi, ma il figlio dell'uomo non ha nemmeno un posto dove posare la testa. Matteo 8:20. Secondo il dizionario biblico The Complete Concordance, nei Vangeli queste parole vengono usate più di 50 volte. In più, lo stesso Pilato, prima di condannare Cristo portandolo di fronte agli ebrei, disse: ecco l'uomo. Perché Pilato ha usato queste parole? Che cosa intendeva? Alla fine è scontato che si trattasse di un uomo. Possibile invece che sia stata una rappresentazione sbagliata del nome Andronico? Possibile che tra gli editori successivi qualcuno sostituì il nome Andronico con la sua traduzione letterale uomo? Anche nel Nuovo Testamento, precisamente nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, è presente la parola uomo aggiunta al nome di Cristo. Ad esempio si legge: perché c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e l'umanità, l'uomo Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per riscattare tutti. Possibile che anche in questo passaggio, in origine, invece che la parola uomo, ci fosse scritto Andronico Cristo Gesù? In più la seconda parte del nome, e cioè Nica come Nicea, riferito ad Andronico, è fortemente associata a Cristo. Su quasi tutti i crocifissi si possono vedere le parole Gesù Cristo Nica. E non è finita qui. Fomenko e Nosovsky, utilizzando l'indice dei nomi dei libri di Niceta Coniata, esaminarono i nomi delle persone da lui citate cioè Cristo. Scoprirono che quelle persone erano direttamente collegate ad Andronico. Ad esempio, il capo delle guardie personali era totalmente devoto ad Andronico e si chiamava Stefano Agio Cristoforita, che significa Stefano colui che difende il Santo Cristo, poiché Agio in greco vuol dire santo e forite equivale a supportare, proteggere. Un altro caso in cui è presente la radice del nome di Cristo nella storia di Coniata è Christokopul. Possibile che la parola pool, che in inglese significa piscina, si sia originata dalla parola slava plit plivu e si connette bene ad un barcaiolo che aiutò Cristo portandolo lungo un corso d'acqua. Questo nome potrebbe riferirsi a qualcosa del tipo Cristo trainato riferito a qualcuno che rema una barca. Quindi per qualche ragione gli attendenti di Andronico hanno dei nomi connessi a Cristo. Questo lo si nota frequentemente analizzando la cronaca di Coniata, dove molto spesso compaiono soprannomi collegati all'attività della persona e non nomi dati dalla nascita. Agio Cristoforita, menzionato in precedenza, è palesemente connesso con l'attività svolta di capo delle guardie reali, e cioè i sostenitori, forite del re. Lo stesso vale per il barcaiolo Christokopul, che probabilmente significa qualcosa tipo colui che portò Cristo attraverso l'acqua. In più, in molte immagini che mostrano la crocifissione, Cristo viene chiamato lo Zar della Gloria. La spiegazione che viene data solitamente non è molto chiara. Di solito viene fornita una spiegazione generale vaga che consiste nel significato di Zar glorioso. Ma dietro questo termine c'è molto di più, e più precisamente c'è da chiamare in causa la connessione tra le parole gloria e slavi. Storici come Mauro Orbini e Sherbatov parlarono di questa connessione.
Alcuni sostenevano che la parola slavi avesse origine dalla parola slava, che in russo è appunto gloria. Altri attribuivano la provenienza dalla parola slovo, che in russo significa parola, e cioè la conversazione, quindi la lingua slava. Qui ci riconnettiamo ad un altro nome di Cristo, e cioè Logos, originato appunto da slovo, e cioè parola. L'inizio del Vangelo di Giovanni infatti dice: all'inizio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Quindi Cristo era la parola incarnata, e cioè Logos, o slovo in russo. Inoltre salta all'occhio la connessione diretta con il titolo di Sebastos o Sebastocrator, molto utilizzato all'epoca di Andronico all'interno della sua famiglia. Questo termine è l'equivalente greco di venerabile o gloria. Il primo che ricevette questo titolo fu Alessio Comneno, il fondatore della dinastia, che a sua volta inventò i titoli Pansebastos e Protosebastos. Quindi si può osservare che il titolo Sebastos o Gloria, connesso strettamente alla famiglia dei Comneni dalla quale proveniva lo stesso Andronico, è collegato direttamente a Gesù Cristo, lo zar della gloria, il re della gloria o meglio degli slavi. Semplicemente un altro termine che non indicava un'etnia ma che si riferiva ai cristiani, coloro che veneravano Cristo, e cioè Andronico I Comneno, promotore del cristianesimo apostolico e che aveva diritto al titolo di Sebastocratore, contrariamente a quanto si pensa, poiché lo stesso Isacco, suo padre, fu nominato con questa carica. Cristo, e quindi Andronico, era letteralmente lo zar degli slavi. E che dire dell'appellativo re dei re riferito a Gesù Cristo? Si sa ampiamente che Gesù viene menzionato nei Vangeli come Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Questa frase venne scritta da Pilato su un cartello che poi fissò sulla croce. Fu un gesto davvero eclatante, tanto da far nascere una discussione tra Pilato ed i sommi sacerdoti, che gli intimarono di non scrivere il re dei Giudei. Probabilmente la questione nacque dal fatto che Andronico Cristo era stato già detronizzato, per cui i suoi avversari chiesero a Pilato di non scrivere la parola re, poiché era un affronto bello e buono, ma la richiesta non venne accolta poiché Pilato prese ormai la sua decisione. Quindi Cristo era il re dei Giudei. Comprendendo ora il collegamento con il famoso imperatore bizantino Andronico I Comneno, si capisce presto il perché. Andronico Cristo era imperatore Basileus dell'impero romano del XII secolo, che aveva la capitale a Zargrad sulla sponda orientale del Bosforo, l'odierna Ioros, cioè Gerusalemme. Questa era la famosa Giudea dei Vangeli, proprietà dei Romei bizantini, poi dell'impero ottomano e infine della Turchia, e questa era la parte più piccola di Israele, che era in realtà la Rus dell'Orda, l'impero mongolo, e cioè grande. Bene, nel prossimo video continueremo a scoprire altri parallelismi biografici tra Andronico e Gesù Cristo. Come sempre, se il video ti è piaciuto, supporta il canale lasciando un mi piace, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e iscriviti per rimanere sempre aggiornato e scoprire tutto, anche ciò che non è mai stato detto finora, sulla famiglia imperiale più famosa del mondo. Grazie ancora e a presto!